Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi parliamo della stagionatura dei salami. Attenzione, questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, sono qua in compagnia con Franco Farioli. Buongiorno Franco, grazie per la visita. Buongiorno a lei. E grazie per le sue competenze che andremo a spremere in questa piccola intervista, diciamo. Allora, Franco si occupa della programmazione di questo stagionatore qua, che avete visto in dei video precedenti. È il mio stagionatore, è un ottimo aiuto proprio per la stagionatura dei salumi. Ma prima di cominciare a parlare dello stagionatore, io comincerei a parlare della stagionatura di una volta, prima che nascesse lo stagionatore, diciamo. Certo. La vecchia stagionatura nelle cantine, o chi lo faceva anche in soffitta dei salami, diciamo. Si parte naturalmente dalla produzione del salame, quindi la scelta della carne, che deve essere sempre ottima, di quantitativi, che anche quelli li potete vedere tranquillamente nei video che ho girato con Giorgino e anche con Franco. Diciamo l'insacco, la scelta del budello e tutte queste cose qua. Ma una volta insaccato il salame, che a mio avviso è sempre uno dei salumi più complicati da stagionare, perché, dico bene Franco? Certo. Perché diciamo una coppa è un pezzo intero, diciamo un lonzino o quello che può essere un prosciutto è sempre tutto un pezzo intero, invece il salame è macinato e quindi abbiamo tutta una fermentazione. Certo, abbiamo molta acqua libera dentro, e quest'acqua va tolta. Esatto, quindi una volta insaccato questo salame, cosa succede? Cosa succede alla carne interna per trasformarsi in salame? Allora, una volta insaccato questo salame, cosa si fa? Si fa perché dall'inizio all'insacco alla fine la temperatura dal primo salame all'ultimo cambia di molto, perché la temperatura dell'ambiente non è climatizzato, e allora cosa si fa? Con lo stagionatore si mette il salame dentro e lì si stabilizza con 7, 8, 10 ore a una temperatura ideale, che il salame dopo 10 ore è tutto stabilizzato. A tutta la stessa temperatura? A tutta la stessa temperatura. Dopodiché si parte il giorno dopo con una fase di caldo, che è l'unica di caldo, che si chiama sgocciolamento. Cos'è lo sgocciolamento? Si fa perdere tutta l'acqua libera del salame. Quando noi andiamo a macinare la carne, tutto il rinvenimento della carne e della temperatura, perché si parte con una temperatura di 2-3 gradi, poi andando su, l'umidità che c'è, quella è acqua libera. Noi nelle 5-6 ore di sgocciolamento facciamo perdere l'acqua libera. Dopodiché si parte con la temperatura a freddo, che è, diciamo, quasi una novità per questi impianti, perché noi vorremmo arrivare a fare un salame come si faceva una volta. Cioè, se io faccio una stagionatura normale, lei quando va a tagliare la fetta è molto gommosa, mentre con la stagionatura a freddo cosa capita? Capita che lei taglia il salame, fa la bella fetta, però quando lei la va a spezzare il salame è friabile. Si mangia più mentre la stagionatura normale è molto gommoso il salame. E poi lavorando al naturale, perché noi lavoriamo sempre al naturale, senza sale, pepe, vino, aglio se piace, e così. Ho capito, quindi diciamo questo sistema nuovo che si può inserire dentro lo stagionatura è una programmazione naturalmente che si può fare manualmente dentro lo stagionatore, basta soltanto variare alcune temperature nel programma. C'è già il programma inserito in tutte le fasi, in particolar modo quello della stagionatura a freddo, che è quello che noi ci interessa per arrivare a avere un prodotto che assomigli molto a quello del passato, di 30 40 anni fa, perché lei pensi che quando io ho iniziato a lavorare il salame calava 18, 19, 20%, oggi cala il 40%. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo salame qua ha il 20% di umidità in più. Ecco che lo stagionatore ti aiuta a togliere tutta quell'umidità che c'è in più senza dover incrostare, perché se uno lo usa con i metodi giusti,
e avere un salame friabile e profumato. La famosa unghia esterna. La famosa unghia esterna, quella è meglio evitarla perché il salame si incrosta, dopo potrebbe fare il buco e così via. Ho capito. Quindi è una fase migliorativa per avere un salame di qualità. Diciamo. Qualità e torniamo al passato facendo un tipo di stagionatura così. Poi qual è anche il vantaggio? Che mentre una volta si faceva il salame solo a Natale, sì, questo lo puoi fare tutto l'anno. Tutto l'anno, esatto. Tutto l'anno, ecco. Sì, il vantaggio è questo qua, anche piccoli quantitativi. Sì, 10, 15, 20, 30 kg, uno dice ho voglia di salame, in particolar modo d'estate che si mangia molto volentieri il salame tipo strollino, quella roba certo, sì, lì, che fa questo presto. È l'ideale, questo in 10 giorni ti fa il salame. Sì, è molto comodo effettivamente. No, diciamo che è un attrezzo che è quasi indispensabile per i macellai, per i salumieri, sì, chi vuole avere un prodotto buono e così, questo tutto il tempo l'anno non lo possono avere. No, la cosa bella è che come vedete c'è un display che all'interno trovate già tanti tipi di programmi adatti per vari tipi di stagionatura, che può essere dalla coppa alla pancetta, al salame di piccolo calibro, al salame di grosso calibro. Insomma, potete anche impostare dei programmi vostri se avete delle idee, insomma, o comunque uno può fare tantissime prove, cose. Poi la cosa toga, anche per chi è un po' tecnologico, la possibilità di metterlo in rete e controllare tutto anche è vero. Da cellulare, controllare tutto come sta andando l'andamento del coso. Poi dopo all'interno del programma c'è un grafico che vi dice se ci sono stati dei problemi durante la notte o durante, insomma c'è tutto un grafico che segnala se ci sono stati dei problemi. Comunque il suggerimento importante è che il salame è come un bambino, il salame va guardato e seguito, va toccato con la mano, la mano ti dice se è incrostato, non è mai incrostato, se è umido, se è secco, è meglio seguirlo, no? La macchina ti dà la garanzia del nostro. Io c'ho un amico, anche lui un amatore che fa i salumi fatti in casa, che lui per sentire se c'è il buco usa un cucchiaio, lo picchietta col cucchiaio per sentire se c'è il buco dentro. Io le spiego il buco come avviene. Sì, sentiamo. Non nell'insacco, perché tutti pensano che è venuto il buco perché è stato insaccato male. Quando è insaccato male, se il buco c'è, è un buco corto, ma è pulito, non diventa rancido. Quando c'è il buco che è rancido, cos'è capitato? È capitato che quando ho asciugato il salame, l'ho incrostato. Incrostato cosa vuol dire? Si è asciugato molto l'esterno e non dentro. La carne deve calare. Calando, l'esterno non riesce a seguire il calo. Allora ci viene il buco, quello è il buco tutto lungo viene solo quando il salame è crostato, perché l'esterno non riesce a accompagnare il calo peso del cuore, e allora ci diventa il buco. Quindi anziché il budello seguire la carne, è la carne che rimane attaccata al budello. Lei vede che il salame rimane bello rotondo, però la carne, se devo calare il 40%, si deve restringere. Restringendosi cosa fa? L'esterno non riesce a accompagnare il calo peso perché non è elastico, è duro, è rigido, allora cala solo la parte interna. La parte interna fa il buco. Ecco, allora io, visto che ne approfitto della sua esperienza in merito, no? Vorrei parlare un po' delle muffe. Le muffe, no? Perché io ho sentito dire che io faccio finta di non sapere niente, faccio delle domande proprio per gente che prende muffe da altri salami, le mette dentro. Le spiego in due sentiamo. Parole, perché sono cose che io ho studiato alla stazione sperimentale di Parma. Io sono passato a fare dei corsi là. Le muffe artificiali non è altro che penicillium, è pelicinina. Quella che noi facciamo le punture. Cosa si fa? Si mette bagno nell'acqua e si innesta il salame. Io non dirò mai a della gente che fa del prodotto comprate il penicillium, ma per l'amor di Dio, perché è una cosa proprio più brutta di quella si usa ancora in qualche stabilimento di tutti i salami che vanno in Germania,
perché vogliono la muffa bianca e la mangiano un salame molto acido. Sì. Allora la muffa esterna, che diventa una barba molto alta, è bianca perché è bianca, però il salame rimane molto acido. Io, per l'amor di Dio, io a chi fa il salame con questi prodotti, con questi tipi di armadietto qua, lo sconsiglio, perché se lavora l'armadietto lavora bene, perché noi alla fine vedrà che c'è una bella muffettina bianca, leggera, ma che sia bianca, certo, o al massimo grigia. Quando è un po' verde significa che ha lavorato un po' con un po' troppa umidità. Quando c'è del nero bisogna preoccuparsi, Sì. perché va subito pulito. Se poi sono gialle bisogna chiamare o buttare via il prodotto, perché sono dei lieviti. Dicono che è dal vino che viene. No. Allora, ascolti, io l'altro giorno seguivo una trasmissione, Sì, e c'era un nocino certo. e c'era un signore che l'intervistava, ma non credo sia lei. No, non so, non credo. Però Allora, a una domanda precisa fatta dall'intervistatore, dice: ma perché lei mette il vino? Dice: perché il vino fa sciogliere il sale. no. È la cosa più assurda che io abbia sentito questo no. nei miei anni. Allora, il vino, le spiego, il vino intanto vuol rosso, Sì, perché ha il tannino. sì, Il esatto. tannino assorbe dell'acidità, Certo. lascia il salame sempre più friabile. Io cosa consiglio, anche come facevo nell'azienda Dovero, che noi facevamo 500 quintali alla settimana, consiglio sempre un vino fermo di alta gradazione. Se uno piace l'aroma dell'aglio, Sì. con frullatore frulla la quantità d'aglio che vuole, Certo. lo mette nel vino alla sera e lo mette in frigo. Il vino deve essere freddo. Certo. Poi quando va a incominciare a impastare, che ha messo il sale, e metti il vino con l'aglio dentro. Lei, quando ha finito di impastare sentirà un aroma che non ha mai sentito. Certo. E il vino lascia solo aroma e toglie acidità. Nient'altro, tutte le altre cose, e chi mette il vino bianco è come lo butti dentro. Le chiedevo perché dicevano che sì, comunque il tannino è un attivatore della stagionatura. No, Neanche così. no, il tannino aiuta a lasciare il prodotto leggermente più dolce perché assorbe dell'acidità, però se lei alla fine il salame lo asciuga male, il salame rimane acido. Certo. Però il tannino aiuta molto, perché io sono una persona che ho sempre insegnato a lavorare al naturale: sale, pepe, aglio se non piace, e vino rosso, e poi tanta buona volontà Per fare il nostro salame classico, diciamo. Il Dopo poi ci sono tante sfaccettature, tanti tipi di salami. Ma certo, noi facciamo 20 tipi di salami, facciamo un salame Milano di 3 kg, noi invece mettevamo gli starter. Gli starter cosa sono? Sono bacilli dei cocchi, e lì si andava a delle temperature da 30 gradi, perché dopo 30 giorni il salame teneva la fetta. Ma questo non ne sono altre, in campo di campagna, così, di fare un prodotto naturale, quello eliminiamo tutto, e le muffe in particolar modo. Io mi scusi se continuo, perché ho sentito dire che se il vino che viene messo dentro all'impasto del salame contiene solfiti, non è al naturale, parliamo del vino del contadino, magari naturale, potrebbe, se hai i solfiti, potrebbe causare queste muffe arancioni. Le muffe arancioni vengono esclusivamente dall'esterno, perché le muffe sono, allora, quelle naturali escono da dentro, che sono dei funghi che escono dal budello. Quelle gialle e quelle arancioni sono tutte all'esterno, sono la pulizia, in particolar modo il tavolo, quando andiamo a impastare, le mani delle persone, i bastoni dove si infila. Tutte le altre muffe derivano solo da quei dai batteri che si trovano in giro. Esatto, ecco perché poi dopo nei salumifici lavorano in delle camere bianche, diciamo. Sì, e in particolar modo quando si va a infilare il salame del bastone, noi i bastoni avevamo una macchina che venivano lavati e disinfettati sempre, perché sono portatori. Per quello che io dico, una volta fatto il salame lì, fatto lo sgocciolamento, sotto vedrà che c'è
dell'acqua, perché l'acqua libera, Certo, uno con una spugna fa così, è già a posto, dopo uno va avanti. Diventa certo. come un ambiente abbastanza sterile, ecco. Sì. Quindi avete capito che quando dico che dovete lavorare carne di qualità è sicuramente di provenienza sicura, Certo. Possibilmente, anzi, Raffreddata molto bene. non surgelata naturalmente, se potete, o comunque carne fresca magari non tenuta sotto vuoto, sarebbe ancora meglio. Quindi proprio, diciamo, torniamo alle origini di quando si tagliava in due il maiale, si metteva sul tavolo e si usava la carne che era ancora calda del maiale appena ammazzato, diciamo, che poi veniva un po' raffreddato, però la carne fresca, insomma, per fare i salami, anche perché poi dopo ci vuole del tempo a farli, ci vuole adesso comunque anche la carne di maiale ha raggiunto delle cifre che costano parecchio, e quindi arrivare, meno si sbaglia meglio, esatto, arrivare a fare magari 20-30 salami da poter tenere, per poter andare avanti, diciamo, tutto l'anno, no? Per potersi mangiare durante l'anno, e andare a buttare via magari 30-40 kg di carne non è il massimo. No. Quindi scegliete della carne sempre di prima qualità e che siate sicuri della provenienza. E io raccomando ancora una volta, chi prende la carne già macellata, che vanno a prendere già i pezzi di carne, l'importante è che la carne sia raffreddata. Ah sì, certo. La carne raffreddata diciamo che è il 30% del salame. Poi la macinatura, stampo e coltello affilati, una buona macinatura è l'altro 30% del salame. Fatte quelle operazioni lì, lei ha già il salame fatto al 30%, al 50%, l'altro 50% ci pensa lo stagionatore. Con i suoi programmi già impostati, lui fa tutto. Qua metti dentro, logicamente, ne stavamo parlando anche prima, non è che tu metti dentro e poi dopo ti metti le mani davanti agli occhi, no. Vuole curato, perché come dicevo il salame è come un bambino, quindi in questo caso parliamo un po' del ricambio d'aria fatto in una certa maniera, quindi di controllare ad esempio le pezzature. Esatto. Sono molto importanti, perché quando si fa il maiale in casa non si fa tutta una pezzatura un 60 o 70, c'è il 60 e c'è anche l'80 a volte, allora trovare quella via di mezzo che riesca a asciugare l'80 ma non incrostare il 70, c'è sempre una via di mezzo. Questa macchina qua, il suo compito è quello lì, però va gestita, ecco. Certo, sì, è comodissimo, perché magari andate in ferie per 15 giorni, non succede niente, capito? Però è anche un bel pezzo d'arredamento, perché veramente in casa sta bene, come la vetrina dei vini, uno lo può tenere comodamente anche nella tavernetta che fa sempre anche bella figura, con dentro i salumi. Logicamente, lo ridico, se decidete di stagionare i salami non ci potete mettere dentro anche il prosciutto crudo, fate solo i salami, ok? Quindi, perché in tanti me lo chiedete, non è che fate coppa, pancetta e salami, sono stagionature leggermente diverse, asciugature diverse, quindi fate i salami. C'è un altro programma che fa coppe e pancette a parte, fate il salame, uno può fare coppe e pancette, il suo programma che viene benissimo ugualmente. Certo, questo qui è comodo, come vedete dalle temperature, ti dice la temperatura, l'umidità, che adesso in questo caso è 77%, adesso è vuoto, per il momento è vuoto perché ho tirato via i salami, li ho messi sotto vuoto e li ho messi via da mangiare. Adesso poi qua mi hanno portato loro un salame, Franco mi ha portato un salame con la stagionatura a freddo, con l'asciugatura a freddo, quindi andrò a sentirlo e vi dico, e il prossimo giro proverò a fare magari una decina di salami con questo sistema e vi dirò come vengono. Questo è il salame che l'abbiamo fatto in novembre dell'anno scorso. A 12 mesi. Dopo a metà giugno, luglio, così, no, si mangia tutti una volta il salame. L'abbiamo messo sotto vuoto e io consiglio sotto vuoto, non in freezer, in frigo. Sì, certo. Anche questo, temperatura di 2-3 gradi, lei mantiene lì, guardi, non c'ha un filo di incrosto. È bellissimo, ma ha un colore, infatti stavo guardando, mescolato bene. Qua dentro c'è sale e pepe, questi li ho fatti io, sale, pepe, vino e leggermente un po' di aglio, nient'altro.
Allora adesso io la invito a fare una decina di salami. Li facciamo sempre, volentieri. Volentieri, quindi sì. Ok, così io guardo un po', come sai io collaboro un po'. Mi ruba il mestiere. No, ma cosa vuole mai? Ormai è già andato per me. Il salame è molto bello da fare e proprio ti fa innamorare, perché lo vedi a nascere e lo devi vedere proprio morire quando lo tagli. Sì. Sì, è così. Anche alla fine. Sì. Se buono si gusta anche esatto. Le faccio un altro paio di domande, visto che ne approfitto, si riguarda il budello. Il budello è una scelta abbastanza importante, dico bene. Certo. C'è chi lo imbudella in quello di manzo, lo imbudella in quello di maiale. No, il manzo no. Okay. Il manzo no, qua da noi no, perché è un tipo di salame che ha una macina media, qua si parla dell'8 mm. Il salame, il budello di manzo è più indicato agli affumicati. Perché? È più robusto. È più robusto, ma anche perché ha un certo sapore. È un sapore un po' sgradevole. E allora, con il fatto che la fumicatura toglie, lì si usa molto. Io considero il budel culare, che è il gentile sì. Che si fa la parte sotto e la parte sopra. Il sottogentile. Il sottogentile certo. e la parte sopra, che si chiama filzetta. Quello lì è più naturale, è il migliore, perché è di tessuto abbastanza robusto, che il salame aiuta a rimanere sempre morbido, e questo è delle nostre zone, va esclusivamente così, da dove è nato il felino, che praticamente il felino è questo salame qua, e sono tutti quei budelli lì. Dicevano che la parte finale, che è quella più robusta, viene utilizzata si chiama la rose. Viene utilizzata per i salami che hanno bisogno di più stagionatura, più lunghe, perché è più grande, è più grosso, e il tessuto è più grosso. La parte sotto, la parte più grossa, io consiglio sempre con la forchetta, quando si sono insaccati, di passarle con la forchetta, perché il salame ha una fibra intorno, il budello ha una fibra intorno, e questa fibra qua andrebbe tagliata. Allora con il graffio si apre un po', perché lì cosa fa? Lì l'acqua scende più velocemente, viene fuori meglio, perché è un tessuto abbastanza robusto e gommoso. Allora se uno va a tagliare le fibre, segnare appena un po', proprio con la forchetta così, oppure con lo spuncione, fregarlo così, il salame perde l'acqua libera più in fretta. Un'altra cosa che consiglio sempre molto, quando lei è in campagna, io ho visto tante volte che hanno il forretto per forare i salami, cominciano a fare, è la cosa più sbagliata che esiste al mondo. Il salame, quando lei ha fatto il salame, deve bucarlo sotto e sopra, basta. Perché? Perché quando lei scalda il prodotto, l'acqua va in basso e lì lo perde, perché tutti quei fori che gli fanno, se trova delle giornate con molta umidità, le muffe entrano e la carne sa di muffa. Ecco, questo non lo sapevo io. No. Io sono uno di quelli. No, che fa lei deve forare bene sopra e bene sotto, perché è all'inizio che si può sbagliare nell'insaccare, che si può essere un po' di vuoto, perché alla fine con il caldo la carne diventa tenera, cosa fa? Scende, e se c'è qualche poro si chiude. Giusto. E sopra ci rimane leggermente un po' di vuoto, allora lei buchi sopra e sotto, e basta. E qua si vede proprio qualche chiasse, ma con un ago, tic, perché se il salame le fa molta muffa, la muffa penetra. Questa qua è una cosa che io non sapevo. Quindi allora, per insaccare un salame tipo felino o comunque nostrano dalle nostre parti, si consiglia il budello gentile o sottogentile o la filzetta, come dicevamo, ma di maiale, per avere un salame di ottima qualità. Certo. Ok, poi dopo, altra cosa riguardante il budello, parliamo della pulizia del budello. La pulizia del budello, normalmente i budelli sono già passati, perché i budellai cosa fanno? Estraggono il budello dal maiale, poi dopo lo raffreddano, lo mettono sotto sale, per fargli gli danno resistenza, il sale gli dà potenza. Dopo che vengono tirati fuori e vengono tutti passati, ci passano l'acqua dentro, è una macchina esterna che li pulisce. Però io cosa consiglio? Quando andate a prendere i budelli, voi li mettete a bagno
3 ore prima. Sì. Quando il budello è rinvenuto bene, uno li può rovesciare e poi li lava e poi li ritorna a cirare. L'aceto va messo solo quando si va all'insacco. Perché? Tanto l'acqua vuol tiepida. Perché l'aceto, essendo un acido, irrobustisce il budello. Se lei glielo mette prima diventano troppo duri prima, ma al momento dell'insacco, quando vanno a insaccare, nell'acqua tiepida uno mette una percentuale Di aceto. il budello cosa fa? Si irrigidisce. Quando lei va a insaccare, lei può tenere il salame più duro possibile perché il budello è più resistente. Guarda, io queste cose qua non lo sapevo. E per invece, diciamo, dargli un aroma, noi lo mettiamo a mollo, diciamo, il giorno prima, lavato, magari girato, che all'interno ci sono quei filetti di grasso da tirar via, viene un po' pulito così, poi dopo noi lo mettiamo, lo laviamo, lo rilaviamo, lo mettiamo un po' con del limone, dell'arancia, insomma, per dargli un po' un profumo, per togliergli un po' l'odore. Sono tutte cose in più. Quello lo perde subito. Al momento che lei fa lo sgocciolamento, che il salame butta fuori l'acqua, se lo trascina via, quello non conta niente. L'importante è che abbia quel filo di grasso all'interno, che gli mantiene sempre il salame più morbido. Ok. Queste qua è una cosa che sono da tenere presente, segnatevele, e poi sono da fare tante prove, perché ognuno ha il suo sistema, certo. Che mai è collaudato e nessuno riesce più a tirarglielo via dalla mente, no? Però ci sono delle cose, delle procedure. Un'altra cosa, che il salame fatto in casa, sì, dobbiamo dire, è un salame non fermentato. Perché? Perché il salame non raggiunge mai al cuore 20 gradi. Anche quando lei lo mette vicino al camino, glielo mette per un giorno, ma al cuore non ci arriva mai a 20 gradi. Cosa fa? Le fermentazioni non partono mai. E allora questo non è un salame fermentato, però è proprio per quello che quando lei lo taglia è friabile, perché quando partono le fermentazioni cosa fa? Perde acqua, il pH si abbassa e coagula la carne. Si abbassa il pH ma sale l'acidità, però. Si abbassa il pH, abbassando il pH è molto acido, e dopo che c'è la risalita del pH nella stagionatura, che dopo risale il pH e torna alla normalità. Mentre quello che si fa con questo colmagnetto non partono mai le fermentazioni, perché vogliamo fare un salame come 50 anni fa, ok, che sia buono, friabile, certo. E tenga e quando uno fa la fetta che sia friabile. Allora, io penso che delle domande ormai ne ho fatte tante. Se vuole aggiungere qualche cosa di diverso da dire su... Io consiglio solo che chi è amante del salame, per me questo qui è un attrezzo, è indispensabile. Questo qui da quando io ce l'ho, perché aiuta. sì. E può fare, uno viene voglia di fare il salame il 15 d'agosto quando è in ferie, dice invece di andare voglio fare il salame, con questo lo può fare. Ok, io premetto che comunque avete visto che nei miei video ne avevo creato uno io da solo, e ce l'ho ancora e funziona ancora tuttora, no? Logicamente ha molte più macchinazioni, perché quello là bisognava impostare manualmente la temperatura, seguire, insomma è un po' più trafficoso, funziona anche quello là. Adesso io l'ho passato per la stagionatura di formaggi, ve lo dico perché continuate a chiedermelo, ci metto dentro i formaggi e ci faccio stagionare i formaggi. Questo qui è di una comodità incredibile, perché tu lo metti dentro e giorno dopo giorno ti fa lui i cali di temperatura, insomma tutto quello che c'è da fare ci pensa lui. Logicamente è un costo che adesso io non ne parlo di prezzi, io vi lascio comunque sotto al video tutti i dati per poter contattare Paolo, che è il produttore, San Felice, qua vicino a me a Modena, e potete chiedere un preventivo, anche perché adesso questo qui il mio è il modello base, magari volete dentro qualche cosa che questo non ha, oppure se volete quello doppio, quello triplo, ne ha tanti tipi. Questo qua è quello che secondo me da casa, da privato, uno che vuol farsi i salami e vuol cominciare, si fa un bel regalo a Natale, è una figata che secondo me vale la pena spendere quei soldini qui. Comunque vi ricordo che se è ancora valido date il mio nominativo, vi farà uno sconto 10% poi nel preventivo, ok? Se voi dite sono un amico di Davide Fantinati e lui vi fa lo sconto, va bene. Ho detto questo così almeno ho fatto un piacere anche a Paolo, visto che è gentilissimo. Poi fra l'altro, come dicevo,
lo consegnano, ti insegnano a usarlo, se avete bisogno un giro di telefono sono sempre disponibili, quindi lo meritano veramente veramente tanto. Franco, io vorrei sentire sto salame, l'ho visto girare tutto il tempo. L'ho visto girare tutto il tempo. Intanto noi qui siamo abituati, non abbiamo lavorato tantissimo, abbiamo fatto solo delle chiacchiere, però non so, un bicchiere di vino se lo beve volentieri. Prima di tagliare il salame va sempre pelato sì. Perché si porta dentro la muffa, c'è un po' un pezzo di carta per cui perbacco c'è di tutti, vado a prendere lì c'è lì, la vedo di là. No, ma è lì, guarda, sempre qua. Allora, la carta c'è, dico, allora, sì, cosa ha voluto dire lui? Che me lo fate notare spesso nei miei video. Il salame si taglia senza il budello. Sì. Perché? Perché se c'è il budello con le muffe sopra, quando tagliate la fetta, c'è caso che la muffa vada sulla fetta, dico bene? Certo. No, c'è caso, ci va. Porta dentro il sapore. Il sapore. Ecco, guardalo. Sì. Questo è il salame che ti dicevo, non fermentato, guarda. Vedi? Ah sì, è friabile, lo faccio vedere, siccome oggi ho una configurazione video un po' diversa, mi avvicino io alla telecamera per far vedere, qua, proprio qua. Lo questa Paolo? Sì, vieni, guardate, questo salame ci sbriciola, diciamo, così deve essere, non deve essere gommoso, ok? E adesso vado ad assaggiarlo, permesso, scusa. Molto buono, delicato, dolce. Se noi andiamo a fare il pH qua c'è un 5,5. No, se io non sono un tecnico, no. Cioè mi accontento un po' di vedere il salame finito dentro proprio nel preciso del chimico delle cose. No, per dire che avendo un 5,5, il salame è molto dolce, questo ne mangi una fetta, ne rimangi un'altra, è sempre una catena. Ma quando il salame rimane acido, che ti rimane sulla gola, è come dice il mio amico Giorgino, dice che questo salame non fa venire i brufoli. No. Non fa venire sicuramente no. Olè. Questo è l'Ambrusco di Modena, Poco. Non è quello di 100. Noi non l'abbiamo là. Cin. Salute anche a voi. Buon salame. Questa è una tradizione che abbiamo preso proprio durante le lavorazioni. È buono. Allora, che dire, il salame è molto buono, spero che me lo lasciate, che così stasera. Franco, io la ringrazio, spero veramente che possiamo vederci per un qualche cosa insieme. Bene. Di salume, volentieri, dopo facciamo un po' più di spazio, lavoriamo un pochettino, bene. Così facciamo magari una decina di salami. Bene. Vediamo anche l'esperienza di Franco, perché io spero che nei miei video, visto che non ci sono, non costano niente i video e non tutti fanno vedere come nasce il salame, le dosi, insomma tutto quello che c'è da fare. Una volta si nascondevano i norcini e lo facevano, andavano nelle corti e non ti facevano vedere come facevano, insomma adesso io direi che nel mio canale avete una serie di video dal prosciutto fino ad arrivare al salame di tanti tipi, poi con collaborazioni diverse, con esperienze diverse, potete vedere tutte le ricette, i vari tutorial per farvelo in casa. Ok, poi se vi prendete un lavoro del genere, tanta roba, tanto aiuto. Franco, io la ringrazio e direi che ci possiamo vedere alla prossima. Okay. Bene, allora da Davide e Franco, arrivederci di nuovo. Arrivederci. Vi lascio i dati sotto il video per contattare Paolo, che poi vi darà spiegazioni, vi darà i preventivi volentieri e noi diamo anche molti suggerimenti. Va bene signori, se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, mi raccomando, iscrivetevi al canale e se avete delle domande da fare fatele, scrivetele sotto al video e sotto i commenti, che magari, visto che loro comunque controllano sempre tutto, magari vi rispondono anche Paolo e Franco. Un saluto da Davide e Franco, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao.